Buongiorno carissimi. Beh, oggi mi vedete qua nella mia versione casalinga perché ho deciso di raccontarvi di una scoperta personale che ho fatto trasferendomi qua. Diciamo che ho vissuto con i miei genitori fino all'alba dei 20 anni e molte cose le dai per scontate quando vivi con la tua famiglia. Poi ti trasferisci, inizi a vivere da sola e capisci che no, non sono scontate per nulla. Quindi ecco la lista delle 10 cose che ho scoperto vivendo da sola. Numero 1. Nessuno laverà i tuoi piatti per te. Se metti 2 piatti nel lavandino puoi stare sicuro che a fine giornata ne troverai 10 e dovrai passare la sera a lavare tutta la pila di piatti che adesso si è formata nel lavandino. Numero 2. Vale la pena di spendere tutti i soldi del mese su quel paio di scarpe che desideri tanto per poi trovarsi a mangiare cup noodles per il resto delle settimane? Beh, la risposta è assolutamente sì. Numero 3. Non ti far illudere dalle prime settimane dove tutti sono pieni di propositi e sfornano piatti magnifici ogni giorno. Entro qualche settimana non avrete più tempo di cucinare e il pasto di festa sarà il sushi che compri al supermercato, mentre per il resto della settimana andrai avanti a hash browns e mele. Ho fame, mamma, ho fame. Numero 4. Il lavandino e la pattumiera sono il male ed è tuo dovere evitarli finché non sarà più possibile, perché quando entri in casa la pattumiera sarà così piena che ti saluterà e il lavandino avrà assunto vita propria. Numero 5. Vivendo in una casa con altre 5 coinquiline puoi dimenticarti che cos'è la solitudine. Anche quando lo vorrai non riuscirai mai più a stare solo. E se stai pensando di farti un riposino in quei 30 minuti di pausa che hai tra una lezione e l'altra, puoi anche scordartelo, perché ci sarà di sicuro qualcuno che nell'appartamento deciderà di suonare la tromba mentre tu stai dormendo. E questa è la storia vera, raga. Mandy suona la cazzo di tromba tutto il giorno. Numero 6. Tutte quelle cose come ragni, oppure frigoriferi da sbrinare o gabinetti da sturare, insomma quelle cose che evitavi religiosamente mentre eri a casa con i tuoi genitori, da quando inizierai a vivere da sola saranno cose con cui dovrai fare i conti tutti i giorni e diventeranno i tuoi migliori amici, quindi preparatevi. Questi mica ce li hanno i romani, non li sanno fare i condotti dell'acqua. Numero 7. Se ti capita di aver avuto una brutta giornata e pensi che tutto quello che tu hai voglia di fare sia buttarti sul letto e piangere, beh, imparerai a capire che vivere con altre 5 persone in realtà è anche una cosa positiva, perché che tu voglia o no, ci sarà sempre qualcuno che al tuo ritorno a casa riuscirà a strapparti un sorriso e alla fine a farti sentire meglio. Numero 8. Le persone con cui vivrai saranno la tua nuova famiglia e, proprio come la tua famiglia, non le avrai scelte ma saranno capitate nella tua vita. Numero 9. Se ti capita di vivere con qualcuno di nazionalità diversa, preparati di intavolare delle battaglie infinite su chi ha la cucina migliore, ovviamente noi, e su quale paese si diverte di più. Ovviamente noi. Perché e anche se magari non lo eri quando hai lasciato casa, preparati a diventare la persona più patriottica che conosci, perché insomma è giusto portare alto l'onore dell'Italia anche all'estero. Tira i dadi per muovere la pedina. I numeri doppi giocano 2 volte e il primo che arriva alla fine vince. Vuoi giocare? Ho smesso di fare giochi da tavolo 5 anni fa. Sara! Numero 10. Sebbene non toccassi un gioco da tavola da 10 anni, preparati al fatto che d'ora in poi questo sarà il modo in cui passerai tutte le tue serate. Preparati a riscoprire tutti i giochi da tavola possibili e immaginabili di questo mondo e anche tutte le faide che ne nascono. Möchte ich die ganze Nacht, doch mit dir nur, mit dir allein. Beh ragazzi, in realtà ci sarebbe ancora una 11ª, 12ª, 13ª, insomma si potrebbe andare avanti all'infinito a elencare le cose che ho scoperto, però che gusto c'è a dirvele tutte? Se voi avete scoperto qualcos'altro o avete in mente qualcosa, lasciate un commento e fatemelo sapere e noi ci vediamo alla prossima puntata. Vado a salvare il mondo.